Bentornati al canale. Allora, oggi 33 gradi, un caldo della Madonna, ma qui si continua a lavorare. Allora, oggi ho preferito prendere queste due Nintendo Switch Lite che hanno bisogno del cambio degli analogici. E, il cliente ha espressamente richiesto gli analogici anti-drift. Ok, e di recente quest'anno o quest'anno credo, inizio di quest'anno o al massimo fine dell'anno scorso, 2022, un'azienda ha cominciato a produrre analogici magnetici, quindi senza carboncino all'interno, che promettono appunto di eliminare l'effetto drifting. Questi analogici li potete trovare anche nel mio store eBay. Sto cominciando a vendere anche quelli in modo che così siano disponibili anche per l'Italia, visto che credo di essere l'unico venditore appunto di queste cose qua in Italia. E niente, quindi molto semplicemente oggi, senza usare aria calda, fare saldature o altro, andiamo a fare questo semplice video di cambio analogici. Allora, togliamo le due cover in silicone. Detesto le cover in silicone, saranno anche buone per proteggere la console, ma dopo un certo periodo di tempo cominciano a diventare oleose, perdono una sorta di olio, olio siliconico o roba del genere, e non mi piace la cosa. Allora, andiamo ad aprire la nostra console. Allora, per questo lavoro serve cacciavite Triwing e cacciavite punta a croce normalissimo. Andiamo a svitare le quattro viti sul retro, Triwing. Ok, e adesso abbiamo quattro viti a croce, due sopra e due sotto che sono più piccole. Se avete micro SD o cartucce di gioco, toglietele dalla console chiaramente, perché interferiscono con la rimozione. Qui non ce ne sono perché ho già controllato, dopodiché andiamo, se avete un po' di unghie è una cosa più semplice, andiamo a sfilare da sotto prima. Ok, apriamo così. In questo punto qua dove c'è il jack dell'audio ci sarà una clip un po' più c'è questa clip qua che è doppia, cioè è doppia, sì, è lunga e doppia, e si incastra qua e fa molta resistenza, quindi chiaramente evitate di strappare tutto, ma se sentite resistenza è normale. Allora, gli analogici sono situati qua, questo è il cavetto dell'analogico e anche questo è il cavetto dell'analogico. Chiaramente bisogna smontare tutta l'intera console, quindi togliamo la placca posteriore, 4 viti per la placca posteriore, ricordatevi anche di posizionare le viti in un ordine in cui riuscite a ricordare anche come rimetterle, perché se sbagliate vite nel punto, se mettete una vite sbagliata nel punto sbagliato, va a finire che una vite troppo lunga può andare a rovinare la scheda direttamente, quindi fate attenzione. Allora adesso andiamo a togliere tutti i cavetti necessari e andiamo a togliere la batteria. Alziamo la batteria, andiamo a togliere i cavetti, togliamo la cassa audio,
Ok, togliamo il pulsante. Come vedete ci sono viti lunghe e viti corte. Fate attenzione a dove andate a mettere. Ricordatevi, prendete un foglio di carta, segnatevi tutte le viti, o prendete una di di quei tappetini magnetici in cui si può appunto attaccarci le viti in modo che intanto non vengano perse. Ok, la prima scheda è qua, è fuori, e possiamo togliere il primo analogico. Allora, fate attenzione che c'è la membrana qua che tiene lontano la polvere. Allora, questo lo possiamo tirare via e mettiamo uno di questi. Attualmente gli analogici non li fanno direttamente col gommino bianco, bisogna andare a procurarsi dei tappi di ricambio, eccoli qua, e questi qua si possono togliere, ok, il cappuccio, si fa un po' di pressione, si sfilano, ok, e si può mettere il cappuccio di ricambio. Quindi anche semplice, se si rovina il cappuccio potete tranquillamente andare a prendere questi e cambiarcelo senza dover addirittura smontare la console, non serve smontare la console, il che è una cosa veramente fantastica. In questo caso non li monto per il semplice motivo che non ne ho a sufficienza. Essendo bianchi dovrei averne 4 bianchi, ma ne ho solo 2 e purtroppo li lascerò neri. Tanto per quello che è la funzionalità dell'analogico, quella è, non è che da bianco a nero cambia qualcosa, è solo un discorso estetico. Poi nel caso, come ho detto, basta che il cliente, se vuole, può andarsi a prendere i cappucci nuovi del colore che preferisce. Attualmente li fanno bianchi, azzurri e rossi, come avete visto. Non ho visto altri colori, può essere che magari poi in futuro facciano diversi. Bene, e di qua ho finito e rimontiamo già direttamente anche. Facciamo prima, così non sbagliamo, e chiudiamo questa sezione qua. Abbiamo il cavetto qui. Allora, mettiamoci. Ok. E quello dell'analogico. Ok. È tornato sotto. Ok. Allora, vite, quella lunga. E ce ne vuole una qui. E un'altra qui. Poi andiamo a mettere la cassa audio. Cerchiamo di infilarla che c'ha il suo alloggio apposito. Ecco, andiamo a fermarla con una vite dorata. Oh no, aspettate, prima ci vogliono queste due viti dorate sotto. Una di qua e una di qua. Ok, adesso possiamo mettere la cassa audio. Vite dorata. Ok. Bene. Ok, analogico inserito.
inseriamo la retroilluminazione. Ok, adesso mettiamo il pulsante, gli mettiamo le due viti dorate, ok, prendiamo i nostri pulsanti sopra, volume e accensione, li attacchiamo e per ultima questo cavetto qua. Inseritelo bene e fate attenzione. Se non vedete che si inserisce bene, controllate, perché potrebbe avere dei problemi il connettore stesso. I connettori devono infilarsi senza problemi. Ok, ora andiamo da quest'altra parte. Quest'altra parte è un po' più laboriosa, dobbiamo completamente togliere l'intera scheda. Allora, togliamo il dissipatore. E cominciamo a togliere i vari cavetti, quello della ventola, quello del lettore dei giochi, le antenne del wifi, ok. Allora togliamo la ventola, ecco, se fate questo lavoro magari ne potete anche approfittare per pulire la console dalla polvere. Anche queste console prendono polvere e la accumulano nel dissipatore e nella ventola, quindi è buona cosa anche per queste console avere una manutenzione una volta all'anno, una volta ogni 2 anni potete anche. E ok, andiamo a togliere la schedina dei giochi. Molto bene, andiamo a togliere il pulsante. Ok, adesso andiamo a togliere i cavetti dello schermo e del touch. Ok, togliamo la cassa audio, la vite della cassa audio. Qui è un po' più laborioso perché non si può staccare subito. Potete fare anche a meno di togliere il coso. Andiamo a distaccare l'analogico e andiamo a finire di togliere le viti. C'è una vite dorata qua, un'altra vite dorata qua, una vite argentata qui, e due viti argentate qui che tengono la porta di ricarica, e dovremmo aver terminato. Vediamo. Sì. Ecco fatto. Rimettete i gommini a posto se capita che si staccano. Ok, adesso andiamo a togliere questo analogico. Le viti degli analogici sono diverse dalle altre viti. Sono sempre argentate, ma hanno una filettatura diversa. Perché qui c'è plastica, questo è alluminio e non possono andare viti opposte. Ok, adesso prendiamo questo analogico qua, lo inseriamo per il verso giusto
lo andiamo a rifissare, se ha voglia di collaborare questa vite. Ok, molto bene. E adesso andiamo a rimettere tutto. Allora ricontrolliamo tutti i nostri gommini che siano al loro posto. Andiamo a rinfilarci tutto. Il cavetto dello schermo, il cavetto del touch e il cavetto dell'analogico nuovo, se vuole uscire. Ecco fatto. Ok, e da qua andiamo a prendere le nostre viti. Rimettiamo le viti sulla porta di ricarica. Su questo punto qua. E poi mettiamo due viti dorate, anzi tre, quella della cassa, questa qui sull'angolo, e questa qua. Ok, mettiamoci pure anche il pulsante con le ultime due viti dorate. Molto bene, adesso andiamo a collegare lo schermo, ok, il cavetto per il touch, ok, molto bene, e il cavetto per l'analogico. Molto bene, ora mettiamo le antenne. Ok, mettiamo la schedina dei giochi, prima la infiliamo sul suo connettore. Ok, andiamo a fissarla. Ora mettiamo la ventola, colleghiamo il cavetto della ventola. Ok, e adesso andiamo a metterci il dissipatore. È buona norma, quando si toglie il dissipatore, cambiare anche la pasta termica, già che ci siamo. Quindi fare anche un po' di manutenzione praticamente alla console. Togliamo la pasta vecchia. La maggior parte, se volete essere perfetti e toglierla tutta, potete, altrimenti ok. Quindi prendetevi un tubetto di pasta termica, qualche euro, mettete un po' di pasta termica sopra, un chicco di riso, tanti dicono, dimensione circa un chicco di riso. Ok, rimettiamo il dissipatore, schiacciamo bene giù e rimettiamo le viti.
Ok, una volta fatto questo andate a ricollegare la batteria. Ok, e andate a rimettere questo cavetto qua. Ok, andiamo a pulire anche qua sopra, che in origine c'è della pasta termica anche qui sopra, quindi noi ce la rimettiamo. Puliamo dalla pasta termica vecchia, andiamo a prendere il nostro tubetto e facciamo una strisciolina, ecco. Andiamo a pulire anche qua dietro. Ok, e ce lo andiamo a mettere sopra. Allora, l'ultima vite dorata va qui, poi ci sono le ultime 3 viti argentate, una qui sopra, una nel centro e una nell'angolino in basso a destra. Molto bene. Per richiudere la console fate riferimento, come vi ho detto, a questa clip qua. Cercate di farla entrare subito, altrimenti succede che la console dopo tiene una specie di protuberanza qua, poi si vede che non è incastrato bene e infatti poi la scocca non si chiude. Quindi cercate di... è un po' insidioso. Ok, adesso questo è inserito bene e per il resto viene da sé e si può chiudere. Ok, poi come detto prima mettete 2 viti qua, quelle a croce, 2 viti qua e le 4 viti tri-wing, quelle più lunghe, rimaste. Una volta fatto questo, gli analogici sono però da regolare, quindi dovete andare ad accendere la console e andare a ricalibrarli, altrimenti sono fuori fase. Quando sono nuovi sono sempre da calibrare. Quindi andiamo nelle impostazioni di sistema, controller e sensori, calibra gli stick. Come vedete è fuori, non è centrato, quindi gli andiamo a dire calibra, seguiamo le istruzioni, ok, come vedete ora è centrato. Andiamo a fare l'altro, come vedete anche questo non è centrato, andiamo a calibrarlo, seguiamo le istruzioni, ok, ecco qua, ed ecco qua l'analogico è centrato. Bene, questo video termina qui, spero vi sia stato utile, lasciate un like se vi è stato utile, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, andate a vedervi sotto i link in descrizione. Se avete bisogno di questi analogici li potete trovare nel mio store e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!